Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con le ultime modifiche per quanto riguarda la personalizzazione dei nostri menu. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la pagina per la personalizzazione dei contenuti centrali. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro CMS, sezione backend amministra pagine e definiamo una nuova pagina per la sezione personalizza layout e la chiamiamo personalizza content, identificativo personalizza content, descrizione della pagina, pagina dedicata alla personalizzazione del layout content per la parte pubblica del sito, nome file contenuto principale personalizza content.php, creiamo in automatico il file col form per l'inserimento dei dati, nome file contenuto secondario non ne specifichiamo, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 5 e inseriamo la nostra pagina. Poi come sempre lì modifichiamo il redirect a se stesso. Poi vediamo anche di risolvere questo problema e quindi in fase di definizione metteremo un flag che vada a settare direttamente il redirect a se stesso per non dover ogni volta rientrare e modificare la pagina. Perfetto. Quindi ci spostiamo in personalizza layout, personalizza content e qua strutturiamo come per la personalizzazione del menu, come sempre l'anteprima e il form per personalizzare l'aspetto grafico del contenuto centrale. Quindi apriamo il file appena creato, personalizza content, da personalizza menu ci ricopiamo la prima parte per quanto riguarda il caricamento dei dati relativi all'anteprima, quindi tutta questa parte qua, e per quanto riguarda invece il form ricopiamo la prima parte sino al div dove verranno inclusi i campi per la personalizzazione del layout e quindi chiudiamo il div e il td e poi ci ricopiamo la cella con l'anteprima, quindi td con il file index mini e ci raccordiamo alla riga con l'hr con i campi obbligatori. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 ed è stata aggiunta correttamente la nostra anteprima. Ora vediamo di definire anche qua il form per la personalizzazione del contenuto. Quindi iniziamo dal colore di sfondo e quindi da personalizza menu ricopiamo la tabella con gli input type range per quanto riguarda il colore di sfondo. E chiudiamo la nostra tabella. Quindi modifichiamo la nostra tabella e innanzitutto cancelliamo l'identificativo della tabella e style display none che li abbiamo utilizzati per la personalizzazione dei menu. Poi cancelliamo la riga descrittiva per il menu selezionato, modifichiamo qua colore di sfondo div content centrale. Per quanto riguarda invece l'input type range, qua li passiamo non menu id, ma li diciamo red div cont, green div cont e blu div cont. E all'onInput set color div, ovviamente qua non ci va row menu id ma ci va soltanto cont, in quanto la nostra funzione
va a definire le variabili, quindi rossa, verde e blu, partendo da red div e concatenata la variabile id, ricava il colore. Poi in realtà la nostra funzione l'abbiamo personalizzata per i menu, ricavando il div con parent node, il div che ospita il menu. Quindi per prima cosa ci ricaviamo il var tag name, che sarà uguale a document get element by id, e gli diciamo punto tag name. Quindi in questo modo ci stiamo ricavando il nome del tag identificato con l'id in ingresso, e poi gli diciamo if tag name è diverso da div, e lo specifichiamo maiuscolo, mi raccomando. Se lo mettiamo minuscolo ovviamente non lo riconosce. Quindi va a definire, va a ricavare l'identificativo del contenitore che ospita l'elemento selezionato, quindi in questo caso l'UL per quanto riguarda i menu. Altrimenti gli diciamo che var div sarà uguale a id, perché è già il div di riferimento. E poi gli diciamo document get element by id div background color, il colore che abbiamo scelto. Perfetto. Poi questa parte qua, vi ricordo, è quella che definisce al caricamento della pagina i valori per i nostri input type range, e per il momento ovviamente non ci interessa. E poi c'è la parte relativa all'inserimento degli input hidden all'interno del nostro form, che definisce l'input col colore e l'input con il nome del contenitore. Perfetto. E poi qua l'abbiamo definito, identificato il nostro form con style menu, ma lo chiamiamo style layout. Va ad aggiungere gli input al nostro form. Quindi in personalizza menu modifichiamo style menu con style layout, identifichiamo il form anche in personalizza content. Perfetto. Poi modifichiamo anche il verde e il blu, quindi on input set color div. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo un colore di sfondo, e come vedete ora sta cambiando anche il colore di sfondo per il contenitore centrale. Lo impostiamo bianco. Perfetto. Ora vediamo di definire il font size anche per il content. Quindi da personalizza menu ricopiamo le righe di codice per il font size. Quindi font size content centrale, e qua sarà font size cont, e qua soltanto cont. E nella nostra funzione, per quanto riguarda l'assegnazione del font size, non dovremo fare nulla. Per quanto riguarda invece ovviamente l'inserimento dei dati all'interno del nostro form, dovremo modificare style menu con style layout. Perfetto. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il font size, e come vedete ora va a modificare correttamente anche il font per il nostro content. Bene, per quanto riguarda il font weight non specificheremo la possibilità ovviamente di settarlo, e passeremo direttamente al font family. Quindi da personalizza menu ricopiamo anche le righe per il font family, e qua ci andrà font family content centrale, name font family cont,
id font family cont e set font family cont, e poi gli diciamo all'on change ovviamente set font family cont. Perfetto, quindi qua possiamo salvare, premiamo F5, selezioniamo un font differente e come vedete sta cambiando correttamente anche il font. Bene, ora vediamo di definire anche il colore del testo per il content, e quindi da personalizza menu ricopiamo anche le righe per il colore del font, quindi sarà font color content centrale, e quindi come identificativo gli diciamo red font cont, green font cont e blu font cont. Per quanto riguarda invece la funzione, non utilizziamo set color che l'abbiamo utilizzata per le voci dei menu, ma ne definiamo una nuova che la chiamiamo set color font, e per il momento ci limitiamo a passargli l'identificativo del contenitore principale, quindi cont. Bene, quindi salviamo, e quindi nelle nostre funzioni definiremo una nuova funzione che la chiamiamo set color font, che prende in ingresso il nostro identificativo, quindi aperta e chiusa graffa, e per il momento ci limitiamo soltanto a ricavare i valori degli input type range e definire il colore. Quindi var red font dd, green font dd e blue font dd, e quindi color font sarà uguale alle nostre variabili. Perfetto, e poi gli diciamo ovviamente document.get element by id, e qua ci va il nostro identificativo ovviamente, .style.color uguale, e qua ovviamente ci va la nostra variabile color font. Perfetto, ora aggiungiamo l'input anche al nostro form, quindi per il salvataggio dei dati. Quindi se non esiste color font dd, allora definiamo input color font, quindi color font dd e gli assegniamo il valore color font, e poi lo aggiungiamo ovviamente al nostro form, altrimenti gli cambiamo soltanto il valore. Premiamo F5, selezioniamo il colore rosso, e come vedete ora è possibile anche specificare il colore del font per il nostro content. Ora vorrei vedere anche nelle pagine di registrati, e in realtà non sta cambiando, il font family lo prende e il font size no. Questo perché all'interno del content registrati
login abbiamo definito una tabella e gli abbiamo dato un identificativo, mentre all'interno del content con il semplice testo abbiamo specificato il tag P, e quindi le direttive per il tag P le prende, mentre per la tabella ovviamente no. Per ovviare a questo problema, in realtà la nostra funzione per il colore non gli passiamo l'identificativo del contenitore, perché l'identificativo tanto è quello, e quindi gli passeremo echo $row pagina al campo identificativo alfanumerico, e quindi lo copiamo e lo modifichiamo per tutti e tre gli input slider. Salviamo, e quindi la nostra funzione riceverà sempre l'identificativo, e quindi qua si recupererà i dati red font cont senza più id, green font cont e blue font cont. In realtà il più id lo stavamo utilizzando perché venivano per ogni menu definiti ovviamente più input slider, e quindi ognuno doveva essere identificato differentemente. In questo modo recupera anche al cambio della pagina i valori dei rispettivi slider, e poi in front-end gestione pagine, vedete, noi abbiamo dato un identificativo alfanumerico ad ogni pagina, e quindi daremo questo identificativo nel caso del tag P oppure nel caso alla tabella. Quindi ci apriamo i file pubblica pagine, content on page, login e registrati. Allora, per quanto riguarda il content registrati, alla tabella le abbiamo dato id registrati, perfetto. Content login gli abbiamo dato id registrati e lo rinominiamo in login. Questo l'abbiamo dato per pigrizia perché non abbiamo definito nuove direttive nel file css, e quindi le definiremo ora. Quindi table id login perfetto. E poi per quanto riguarda invece il content on page, qua il tag P sarà id uguale on page. Perfetto, quindi salviamo, ci spostiamo in personalizza layout, personalizza content, modifichiamo il font color per quanto riguarda il content on page, e ovviamente lo sta sempre prendendo. Ci spostiamo in registrati e ora lo prende anche per i nostri form. Perfetto, quindi ora dobbiamo replicare la stessa procedura anche per il font size, e quindi in personalizza content gli passeremo anche al font size non cont ma row pagina al campo identificativo alfanumerico, e quindi nella nostra funzione set font size qua non possiamo semplicemente specificargli font size cont, ma dovremmo anche passargli quindi virgola id alfa uguale a stringa vuota, quindi gli passeremo anche l'identificativo alfanumerico, e quindi in personalizza content
gli passiamo cont virgola spazio vuoto virgola e poi l'identificativo alfanumerico. Lo spazio vuoto noi lo dobbiamo passare perché questo viene invece generato dal recupero delle variabili dal database, quindi per il caricamento dei valori di default per l'input type range. E quindi qua li dovremo dire if default val uguale a stringa vuota, si recupera il valore di size in base all'id del contenitore, perfetto, e poi gli diciamo if id alfa è uguale a stringa vuota, allora siamo nel caso dei menu e va a associarlo all'id, altrimenti nel caso del content document get element by id e qua ci va id alfa style font size size pixel, quindi salviamo, premiamo F5, modifichiamo il font size per quanto riguarda la pagina di login e come vedete ora sta modificando correttamente anche il font per la pagina di login. Bene, ora definiamo anche il margin e il padding e quindi da personalizza menu ci ricopiamo anche le righe per il margine e il padding. E qua avremo margin content centrale e quindi sarà margin di cont quindi margin right di cont, margin bottom di cont e margin left di cont, identificativo uguale, e poi gli diciamo on key up gli passiamo cont virgola e il nostro, qua abbiamo messo degli apici in più, non me ne sono accorto, e quindi dicevamo inseriamo l'identificativo alfanumerico. Ovviamente per tutti quanti gli input type range. Perfetto, quindi la nostra funzione set margin riceverà dobbiamo lasciare lo spazio per il default val, altrimenti lo riconosce come default val questo valore, quindi dobbiamo aggiungere anche lo spazio vuoto per il default val. Perfetto, quindi dicevamo la nostra funzione ora riceverà oltre al default val anche l'id alfa uguale a stringa vuota, e quindi se default val è uguale a stringa vuota si recupera dalle sue i valori dagli slider, e qua gli diciamo if id alfa è diverso da stringa vuota, allora id
sarà uguale a id alfa. Quindi gli cambiamo il valore, salviamo, premiamo F5, aumentiamo il margine destro di 10 e il margine sinistro di 10 e come vedete non cambia nulla. Questo perché nel nostro file CSS in realtà al tag P div cont P le avevamo dato di default un margine di 10. Ora se lo eliminiamo e premiamo F5 noteremo che ora il testo del nostro tag P arriva sino ai margini del contenitore che lo ospita e ora quindi interagendo ovviamente su margine destro di 10 e margine sinistro di 10 ritorniamo alla situazione iniziale. Bene, ora replichiamo lo stesso per il padding e quindi in personalizza content modifichiamo anche la funzione per il padding e quindi qua sarà padding top di cont, padding right di cont, padding bottom cont e padding left cont. Lo stesso facciamo con l'identificativo e per finire modifichiamo la funzione passandogli in ingresso cont spazio vuoto e l'identificativo alfanumerico come per il margin. Salviamo e nella nostra funzione, quindi set padding, riceverà anche id alfa e if id alfa è diverso da stringa vuota, all'identificativo gli associamo l'identificativo alfanumerico. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo padding left 10, padding right 10 e come vedete anche il padding ora lo sta prendendo correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida definiremo l'inserimento dei dati all'interno del database e imposteremo i file CSS.